Pagare le tasse con una moneta d'argento trovata nella bocca del primo pesce pescato? Appare davvero bizzarro il passo evangelico raccontato questa settimana da L'Arte del Vangelo attraverso le opere di Masaccio e Bernardino Strozzi. Religione e politica, salvezza e riscatto, siede vuote e cieli di plastica. Un giovanissimo Masaccio, aveva allora meno di 25 anni, ha dipinto questa scena dei Vangeli nella Cappella Brancacci, presso la chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze. Masaccio lavora insieme al più anziano Masolino al ciclo pittorico dedicato a San Pietro. È un episodio non molto frequente nella produzione iconografica, pur essendo decisivo nella corretta definizione del rapporto tra religione e potere politico. Il brano proposto dalla liturgia odierna, Vangelo di Matteo capitolo 22, versetti 15-21, ha un antefatto nel passo sempre di Matteo al capitolo 17, 24-27. Qui gli esattori del Tempio avevano chiesto a Pietro: «Ma il vostro maestro paga le tasse?» Pietro aveva risposto di sì. Gesù aveva detto che sono gli estranei a pagare le tasse, non i figli. Tuttavia, per non scandalizzare quanti non avrebbero capito, gli dice di pagare il tributo, con la curiosa scena di inviarlo al mare, cioè il lago, a gettare l'amo e a prendere il primo pesce che viene su e trovare in esso la moneta d'argento in bocca. È questa la moneta che viene data all'esattore. Vedi il particolare dell'affresco con Pietro piegato a raccogliere la moneta dal pesce dopo aver appoggiato la toga a terra. Al centro dell'opera vediamo Gesù che indica a Pietro la riva del lago, attorniato dagli apostoli mentre il gabelliere chiede denaro allungando la mano aperta. A destra Pietro consegna la moneta al gabelliere. La cappella prende il nome dal committente Felice Brancacci, autorevole e ricco borghese di cui vediamo qui lo stemma di famiglia, esponente della élite al governo. Alcuni storici dell'arte moderni ritengono che Brancaccio intendesse collegare la scena evangelica alla istituzione, a opera della Repubblica Fiorentina, del catasto, con conseguente obbligo di denuncia dei redditi e prelievo fiscale finalizzato al bene comune. Masaccio ha comunque dato una lettura profonda del brano evangelico. Cristo è saldamente al centro, circondata da quella che è stata chiamata, Ferdinando Bologna, un colosseo di uomini, e dominano la scena con monumentale maestosità, quasi come le montagne. Essi proiettano a terra ombre vere, e anche i rilievi sono quelli veri del Prato Magno. Vediamo gli stessi profili dal portico della pieve di Santa Maria a San Giovanni Valdarno, il paese natale di Masaccio. Il mare non è ovviamente un mare, ma in realtà non è neppure il lago. È un'ansa del fiume Arno, subito prima di San Giovanni. Giorgio Vasari ha scritto che Masaccio ha rappresentato gesti sì pronti che veramente appariscono vivi. Gesù sta enunciando una verità che illumina di una luce nettissima e nuova il delicato rapporto tra politica e religione. In che modo? Ci aiutano alcune parole della filosofa ebrea ungherese Agnes Heller,
che nel suo libro Una vita per l'autonomia e la libertà, pubblicato in Italia nel 1995, ha così commentato la tradizione ebraica del rito cosiddetto Seder, tipico della Pasqua, quando le famiglie durante la cena lasciano una sedia vuota perché il profeta Elia potrebbe arrivare. Così scrive il profeta Malachia al capitolo 3, versetto 23, per annunciare la venuta del Messia. Bisogna lasciare una sedia vuota davanti al Messia. Chiunque si sieda su quella sedia, chiunque la occupi, è un falso Messia. Abbiamo avuto molte lezioni su questo nella storia recente. Più volte abbiamo appreso che era giunto un nuovo Messia, che era giunto il momento della salvezza. Si è sempre trattato di un falso Messia. Dunque quella sedia deve rimanere vuota. Quante ideologie politiche si sono ammantate di sacro per poter esercitare il loro potere arrogante e violento. Quante manipolazioni delle coscienze sono avvenute in nome di una presunta purezza della razza o di una palingenesi totale. Ma, continua la Heller, quella sedia non si può togliere, altrimenti il rito sarà finito, lo spirito abbandonerà la comunità e saranno le banalità a occupare l'immaginazione, e lo stiamo vedendo sempre meglio. Cancellare l'attesa di Dio, rimuovere il trascendente dal nostro orizzonte, ci condanna alla superficialità, alla chiacchiera, in ultima analisi alla mancanza di speranza. Di Bernardo Strozzi vediamo adesso il Tributo della moneta, opera di cui esistono varie versioni, addirittura una dozzina, sparse in tutta Europa. Qui vediamo quella del 1631, ora al Museo di Belle Arti a Budapest, in Ungheria. Nato da povera famiglia ligure, Strozzi, di cui vediamo qui alcune opere, entrò nei frati cappuccini a 17 anni, per uscirne poi a 27, per poter mantenere la madre, rimasta vedova, con il suo lavoro di pittore. Singolare che sia nato a Genova e morto a Venezia, dove era fuggito perché accusato di dipingere anche soggetti profani, attività vietata ai religiosi. Dopo la morte della madre gli era stato ingiunto di rientrare tra i cappuccini. Strozzi è dunque appena giunto a Venezia nel 1630 quando dipinge quest'opera, tanto che si notano alcuni motivi legati al veronese. Gesù è riccamente drappeggiato di rosso, parla con autorità a Pietro che gli porge la moneta d'argento trovata nella bocca del pesce. Gli apostoli sono tutti piuttosto anziani, tranne il giovanissimo Giovanni sullo sfondo e una sorta di paggio a sinistra. C'è ancora una cosa da dire circa questa moneta che qui vediamo nel dettaglio di Pietro che la porge a Gesù. Abbiamo dato molto spazio al rapporto politica e religione di questo brano perché è stato davvero importante nella storia. Ma c'è anche un importante significato cristologico nell'episodio narrato dal Vangelo. Perché Gesù nel capitolo 17 sembra non voler pagare le tasse, tanto che qualche evasore fiscale potrebbe pensare di prenderlo come protettore, e ricorre a un enigmatico miracolo, coinvolgendo in modo così bizzarro un pesce? Se mettiamo l'accento sul fatto che il tributo, pur pagato con una moneta con l'iscrizione di Cesare, non era una tassa dei Romani, ma il riscatto previsto da Mosè per ogni uomo adulto, comprendiamo meglio.
Per evitare di fare offesa pubblica all'esattore, Gesù ricorre a un escamotage, ma deve essere chiaro che egli non è colui che deve riscattare, ma il Messia, colui che riscatterà con la sua vita la vita delle donne e degli uomini di tutta la storia. È suggestivo pensare che proprio il pesce sia il simbolo con cui i primi cristiani raffigurano il Cristo. Sulla sua bocca, grazie alle sue parole, si trova il riscatto vero e universale, quello appunto del Verbo di Dio. E ci voleva davvero un Colosseo di uomini per rappresentare questa verità. Non far sedere nessun falso messia sulla sedia della liturgia di Pasqua, ma lasciare che una sedia vuota ci sia e non venga tolta, perché tanto è vuota. Detto in sintesi, lasciare vuota la sedia e lasciare la sedia vuota. Una verità che rischiamo di dimenticare, limitandoci a vivere sotto quello che Luigi Alici ha chiamato il cielo di plastica. Per Alici, l'epoca contemporanea potrebbe essere ricordata come una delle più imponenti fabbriche di paradisi artificiali della storia. Dinanzi a questa proliferazione idolatrica abbiamo tutti bisogno di anticorpi. Chi crede di non credere perché continua a cercare, e chi vive una vita cristiana pigramente adagiata su se stessa perché non profani il mistero della trascendenza con l'arroganza di false sicurezze o con la banalità dell'abitudine. I cieli di plastica sono quegli idoli che promettono felicità ma ingannano e schiacciano l'uomo. Il piacere, l'avere, l'apparire, ma anche la stessa libertà o l'amore di sé possono diventare un paradiso artificiale che rischia di trasformarsi in inferno. Dobbiamo superare due pregiudizi. Il contrario della fede non è l'ateismo, ma l'idolatria. Lo stereotipo del crollo delle ideologie nasconde in realtà il riemergere impetuoso di una ideologia idolatrica. Puoi leggere questo brano nel Vangelo di Matteo al capitolo 22, versetti 15-21.